Dominus Secus Mare. È la festa di Sant'Andrea. Sant'Andrea è uno dei primi a seguire Gesù, uno di coloro che hanno saputo rispondere sì alla chiamata del Signore senza esitazione, non sapendo a cosa stesse andando incontro. Dominus Secus Mare è il brano di apertura della messa di questa festa. Il testo viene dal Vangelo di Matteo, dal 4° capitolo, dal versetto 18 al 19, ma è in parte rielaborato ed è il seguente. Dominus Secus Mare Galilei vidit duos frateres, Petrum et Andream, et vocavi Theos, venite post me. Faciam vos fieri piscatores hominum. Con il Salmo 18, il primo versetto del Salmo 18, Celi narrant gloriam Dei, et opera manum meius enuntiat firmamentum. Il testo vede quindi il Signore che percorrendo, andando lungo il mare di Galilea, incontra, vede i due fratelli Pietro ed Andrea e li chiama. Et vocavi Theos, e li chiama: venite dietro di me, post me. Vi farò pescatori di uomini. In questo estratto, in questa interpolazione del Vangelo di Matteo, manca la parte in cui Matteo definisce chiaramente Andrea e Pietro come dei pescatori. Gesù li incontra mentre sono nel pieno del loro lavoro, mentre stanno pescando. Ma questa frase di Gesù lo rende evidente anche nel brano. Il testo è quindi quello del momento della chiamata dei due fratelli, è proprio il primo incontro tra Gesù, Andrea e Pietro fratelli. A livello musicale l'introito è in primo modo, quindi si basa sulla corda di recita di La e terminerà poi con la finalis in Re. Vediamo come in questo caso il brano inizi con un movimento discendente e nello stesso primo inciso arriva a toccare l'apice melodico del Re che non incontrerà più in nessun momento del brano. In Galilei, quindi nel luogo in cui tutto ha inizio, nella Galilea. Prosegue poi con appunto una chiara ripercussione dell'A all'interno del primo inciso, prosegue con Vidit duo fratres Petrum ed Andream, dove c'è questo continuo movimento che tocca i gradi fondamentali del modo, in un modo di ornamentazione sempre discendente fino a Petrum. Petrum in cui ritorna il Salicus e c'è una sostanziale distensione della melodia, come se volesse sottolineare i due soggetti, i due protagonisti del momento, Pietro ed Andrea. E li chiama et vocavi Theos, ed è questo inciso, il momento in cui Gesù li chiama, a tornare all'acuto, anche se non al Re, si ferma al Do. Interessante, molto interessante è la frase finale, la frase, l'inciso del discorso di Gesù. Sono le parole di Gesù dove si ritorna sostanzialmente ad un ambitus più grave ed è particolare, è interessante questa cosa, è come se Gesù non imponesse niente, è come una richiesta sussurrata, è come un ammorbidire i toni, perché Gesù non ci impone di fare niente, come non ha imposto niente a Pietro e Andrea. Ha chiesto loro, ha chiesto di venire dietro di lui, di andare con lui, perché chi va con lui ha in cambio una realtà che è più forte della realtà terrena. Gli farò pescatori di uomini, non vi lascerò al vostro lavoro terreno, ma vi renderò qualcosa di più, vi renderò partecipi di qualcosa di più grande. E ancora molto interessante, oltre al fatto che le uniche due parole
che arrivano a toccare il Do grave sono Dominus all'inizio, che apre il brano, e Fieri è l'azione di Gesù, il renderli pescatori di uomini. Così come molto interessante è la successione, il movimento melodico che richiama le 3 parole che sono legate a Pietro ed Andrea. Il Piscatores, che ha questo doppio movimento in Torculus, che è lo stesso presente in Bos e in Duos Fratres. Altro elemento secondo me melodico molto espressivo è in Vocabit, dove appunto si raggiunge la corda di Do con una bivirga, l'unica bivirga del brano, proprio a sottolineare l'intervento del Signore. Quindi fondamentalmente questo introito che apre questa festa che è posta proprio all'inizio del nostro avvento quest'anno è significativo per noi, perché il Signore ci chiama. Come ha chiamato Pietro ed Andrea, il Signore sta chiamando anche noi. E anche noi che siamo impegnati nel nostro pescare quotidiano, nelle nostre attività quotidiane, siamo chiamati ad essere un po' come Pietro ed Andrea, a seguirlo e a essere testimonianza della sua vita e della sua azione nel mondo.